Salve a tutti carissimi freaks e horror maniaci e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sarà una puntata speciale della collana degli horror dimenticati. Prima di iniziare, come al solito, vi consiglio di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri progetti. A differenza di altri film che ho recensito o andrò a recensire, il fatto che questo sia stato dimenticato è una cosa positivissima. E soltanto io potevo andare ad esplorare meandri così profondi e cacciare fuori sta merda. Insomma, chiunque voglia fare il regista deve vedere questo film, perché così capisce come un film non deve essere fatto. La notte dei mille gatti è un film messicano del 1972 per la regia di René Cardona Jr. Il film appartiene a un genere che oltreoceano era molto famoso negli anni 70, ossia il genere d'exploitation, un sottogenere del cinema horror condito da una forte componente violenta o pornografica. Ora facciamo un piccolo esperimento. Con un titolo del genere e questa copertina, di cosa parlerà il film? A me verrebbe da pensare ad una città che è stata invasa da una colonia di gatti che per un motivo o per un altro sono diventati estremamente violenti e aggressivi. E nella scena finale poi viene spiegato ai sopravvissuti, pieni di graffi, ferite e morsi, che i gatti fanno così quando giocano. La trama non ha niente di tutto ciò. La trama parla di Hugo, il più bello di Città del Messico, che se ne va in giro a sedurre donne con il suo elicottero. Le conduce poi nella sua magione dove insieme al suo domestico Dorgo le uccide e le loro carni vengono date in pasto a numerosi gatti, che tra l'altro non sono neanche 1000, saranno una trentina. Quindi i gatti hanno un ruolo totalmente marginale in questo film. È come se nell'alba dei morti viventi non ci fosse un'alba e i morti non fossero viventi. E non è neanche un film d'exploitation, dato che non c'è una scena violenta e per tutto il film si vedranno sì e no una natica e un seno. Riassumendo, La notte dei mille gatti ha una copertina sbagliata che tra l'altro recita la frase "prega di avere 7 vite", così a caso. Una trama senza il minimo sviluppo che tra l'altro non appartiene neanche al suo genere cinematografico, anche perché di questo passo La La Land potrebbe tranquillamente essere considerato un film d'azione. E ovviamente a qualcuno sorgerà spontanea la domanda: ma poi questo René Cardona Jr. ha smesso di fare film, no? No, dato che nel 1987 ha diretto Uccelli 2, che poi è stato fatto passare come sequel apocrifo del film di Hitchcock. E non contento, ha rincarato la dose con Terminator dall'inferno. Detto questo, se tra di voi c'è qualche masochista che vuole vederselo, può procurarsi anche questo su Amazon, che vende di tutto ormai. Così avrete una copia fisica a cui dare fuoco. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sono 20.